Pyramid Esir activated. Ciao Warriors, un buon pomeriggio da parte di Angel e bentornati nella piramide. Siamo tornati con Alone in the Dark. Ok, allora, prima che prosegua per questo corridoio c'è una cosa che devo prendere. Anzi, solo due le cose che devo prendere. Prima di tutto entriamo di nuovo qua dentro, cerchiamo di essere più veloci possibili. Anche perché qua dentro c'è qualcosa che mi serve come le proteine. E vai. Volevi, eh? T'ho fregato. Ora sì che ci sentiamo meglio. Eravamo tanto così da morire nell'episodio precedente. Ok. Poi leviamoci un po' di zavorra. Torniamo qua. Guardate un po' ora che succede. Vieni qua, bella spada. Tu mi servi. Quindi ora da questo momento in poi possiamo dire che non abbiamo proprio le mani nude. Qua ci siamo già stati, inutile continuare a guardare. Ora, tecnicamente il piano di sotto preferirei evitarlo per ora, però purtroppo c'è qualcosa che devo recuperare là sotto, quindi tanto vale scendere. E già che ci siamo, vi prendo la spada. No, la si va per la cucina. Chiuso. Una freccia! Un'altra freccia! Fuori! E vai! E ci siamo! Ok! Visto che abbiamo fatto quello che dovevamo, direi che possiamo anche andare in quel corridoio in cui eravamo prima. E vai, ci siamo. E attenzione! Non siamo soli qui. Oh, bene bene, siamo nella stanza dei ritratti. Perfetta. Certo che Jeremy Hartwood ha dipinto davvero di tutto qui dentro. Ora
Ah, caro signore, spero non ti dispiaccia, ma ti devo mettere questo tappeto indiano davanti. Tappeto, è una coperta. E ora prendiamo l'arco. Ok. Ci fermiamo qui. Ah, beccato! Ce l'ho fatta. Ok, andiamo fino in fondo. Ora vi spiego una cosa. Se non colpivo quella freccia, lo vedete questo bel signorino? Se non lo colpivamo con la, se non colpivamo, non lo colpivamo con la freccia, ci avrebbe dato il ben servito. E credetemi, la prima volta che ho provato questo gioco non ne sapevo niente e mi sono beccato un game over dopo 2 frecce. Che questo dipinto mi ha schioccato. Ah, questa deve essere la camera da letto di Jeremy. Interessante. Un libro. Ok. Non mi piace per niente. Vabbè, fino a quando non riceviamo sorprese, andiamo a leggere il libro. Ah, è fittizio. Come non detto. A te però ti devo spingere. Una chiave e una pergamena. Ottimo. Cosa dice la pergamena? The Creatures of Night by Hubertus the Bald, translated from Latin by his brother in prayer, Fratre Johann Marcus. Interessante. Of monstrosity. You who read me know that night engenders monsters, and that night creatures exist. The accursed book of Abdul al-Hazred is clear on this matter. That is not dead which can eternal lie. Unhappy he who knows that book. Unhappy he whose eyes alight upon that foulest of texts. Unhappy he who implores the standing stones, for he will free the powers of darkness. Of the pit. Stagnant waters are like the memory of men. Beneath the surface calm, clawed beasts await, and are known to initiates as the deep ones. Awaiting his prey, the deep one seizes him and drags him down to the abyss, where Dagon, the cruel god, swims and reveres him whose name may not be pronounced. Of libraries. Unhappy he who frees the prowler.
Unhappy he who meets the prowler erring among the books. He generates the vagabond that comes from other spheres. He believes the vagabond does not exist. Confortante. He will feel the embrace of death, for in the eyes of the vagabond, books are no more than dreams, stone no more than wind. The vagabond knows how to take the breath of the reckless. Of strife. He who speaks does not know, and believes he is able to kill the creatures of the night. Folly. Evil is conjured up by science and secrecy. He who prowls among books will perish by the blade. He who flies in the dark caverns will scream in fear. He who swims in the depths will evaporate. But he who believes he knows nothing. He who knows says nothing. Of death. There are domains more terrible than death. That is not dead which can eternal lie. Each creature is conjured up and is not dead, but returns to the origins. A monster, a science. Steel kills the vagabond who never dies. Translator's note. Here ends the manuscript of Hubertus, who died in the library of the convent of Teruella in the year of our Lord 1666. Requiescat in pace. 1666. Un'annata che dice tutto. Ok, usciamo da qua dentro. Precipitiamoci nella libreria. E anzi, qua dobbiamo fare no attenzione di più. Grande capo. È stato bello incontrarti. Spero che la freccia che ti ha scoccato non ti faccia troppo male. Ok, fatemi prendere un attimo la lampada a petrolio. Poi capirete anche perché. Ok. Tu rimani fermo qua. Andiamo a cercare un posto dove andare a posare il libro fittizio. Bene, si è aperto il passaggio. Che cosa abbiamo qui? Un talismano. Pugnale. 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 Una pergamena. Una pergamena. Un libro e un libro. Ok. Un momento però. Qua ci dobbiamo fermare un attimo. Allora, uno dei libri che ho preso è il libro citato nella pergamena che abbiamo letto prima. Quindi devo stare molto attento a quale leggo. Juan Luis Jorge, De Biblioteca. Reflections on the Power of the Verb in Certain Texts. Archaeos Publications, 1919, Stafford.
Ok, già il titolo mi intriga. Translation does not alter the occult power contained within such forbidden texts. The malevolent energy is in no way diminished. The spell must be cast aloud and clearly, in certain languages or little-known dialects. Maglafar Fatang. Interessante. The reader will understand that, in the light of these revelations, I would be foolhardy to continue quoting from the text I have before me. If spoken aloud in its entirety, it would surely awaken powerful and malignant forces. I will go further and say that simple reading of some of the more technical passages describing specific practices is in itself a perilous exercise. The ill-prepared reader can easily fall prey to attacks of demented hysteria, not unlike those described in cases of individuals said to be possessed by evil spirits. I recommend the study made by Zempf, Urbain, Grandier, and Loudon, and the reports made by the Reverend Richard Price concerning a number of astonishing, to say the least, exorcisms carried out in a parish near Providence. Magari quando usciremo da qui andremo a fargli visita. Given what I have written, we must be grateful to the librarians of the British Museum, who have never allowed consultation of the work of Al-Azif's startling work, the infamous Necronomicon. Il Necronomicon! Ai ai ragazzi, il Necronomicon! Copies of that work do exist, in spite of the zeal of book-burning inquisitors. For proof, we need look no further than the British Museum, of course, and the sealed archives of the Miskatonic University in Arkham. Arkham. Un'altra parola da sottolineare. Allora, al momento abbiamo Necronomicon e Arkham. Due lettere già sottolineate. Other examples of books whose evil can be unleashed by any thoughtless reader are von Jutz's von Unersprechlichen Kulten and the abominable De Vermis Mysteries by Ludwig Prien, whose sordid death should be a lesson to all those tempted by a study of the occult. Questo mi dispiace. Ok. Allora, prima di proseguire sbarazziamoci di un po' di zavorra. Ok. Qui c'è un'altra pergamena. Prima però mi voglio rimettere qua. Leggiamo questo. The Sacrificial Dagger, Otto Stern, Lumina Books. The importance placed on ritual sacrifice is constant in religious cult practice. Propitiating the gods is a theme common to many religions. The Old Testament affords many examples. Primitive polytheistic belief systems integrate sacrifice in their rituals as part of the recurrent process of reaffirmation and, naturally enough, group cohesion. The members of their social and religious community come together in an act of purification and atonement.
It would be erroneous to imagine the act of human sacrifice, linking priest, offering, and God, cf. Manzetti, stone cults, as anything less than a vital focusing of the group's faith. The act also ensures the continuing appeasement of the god, but only if practiced by a recognized officiating priest using the appropriate instrument. Studies made concerning primitive religious groups bear witness to the central role of sacrifice in living ritual. My own work in the field of ethnopsychology brought me into contact with a sorcerer living in the region of Arkham. He introduced me to the rite of steel, linked to a ceremony known as adoring the black goat of the woods with 1,000 youngs. The god being adored is known as the vagabond. Interessante. Here, the dagger's role, which allows the life breath to pass from one dimension to another, is essential. The vagabond is a frightening figure, being able to move where he wants and to kill those who have displeased the goat god, for whom he acts as a go-between. The goat is clearly a fertility god. The priest, having spoken the invocation, must choose the appropriate dagger for the sacrifice. The knife with a sinusoidal blade that must be dipped 7 times, on night when the moon is full, in water that has been distilled 100 times, will be laid aside, since it would send the vagabond back into his own dimension. See illustration. È il pugnale che abbiamo preso prima. The priest will rather choose the dagger with a curved blade. That is more appropriate for slitting of the lamb's throat. This act transfigures the sorcerer priest and plunges the assembled worshippers into a divine trance. Questo spiega molte cose. E anche tu puoi rimanere qui. Un'altra pergamena. The Book of Yael, Signs of Stone, Eucharistic Rituals of Forbidden Cults. Texts collated by Monsignor Vacher, legate in the Curia of the Vatican. Nella curia di San Pietro a Roma. Vediamo un po'. Numerous devilish cults speak of monstrous creatures called the Old Ones. These supernatural beings are believed to be possessed of powers equivalent to those of the gods of antique religions. Adepts of such cults refer to forbidden literature in order to cause these frightful entities to appear before them. What serious student of folk myths has not come across the names of Cthulhu and Shub-Niggurath? Cthulhu? Amore! It must be said that these creatures wield tremendous power and are difficult to control once they have been unleashed into the world. Those who serve He who goes in shadows protect themselves with signs of stone, carved into the walls of houses or engraved on various objects. For those misguided servants of evil, the best protection appears to be that afforded by the sign of the most ancient gods, engraved in manar stone, a heavy material said to be disagreeable to the touch. Questo l'abbiamo preso poco fa. Era il talismano messo in mezzo al tavolo al centro.
The sinful practices of those who fall into such errors can only lead to the darkest of despair, and are a mortal danger to the soul. Such monsters as those invoked by these foolhardy individuals are engendered when reason drops its guard. Man is easily tempted into perversion. It is why we must forever remain alert and renounce Satan with each breath we take. His ways are infinite in number. Storie interessanti. Ok, e tu puoi anche posarti. Prendiamo il pugnale e andiamo a cercare il vagabondo. Vagabondo, dove sei? Eccoti. Sistemato. Ok, andiamo di qua. Ok. Raga, tutto a posto finora. Questo dipinto. Questo. Questo dipinto è singolare. Molto. Ok. Vabbè, ho capito. Possiamo andare qua però. Perché la tete avevo ancora qua?
A te è meglio se ti lancio, non ho molta voglia di leggerti. Tu mi servi? E anche tu. Ah ah, abbiamo visita. Ecco così, bravi. Sedete e mangiate comodi. Ma guarda un po' chi abbiamo qui. Abbiamo il proprietario della villa. Questa l'ha sentita, è forte. Fa male? Levati dai piedi. E con questa ti ho sistemato a dovere. La chiave che apre tutte le porte di Villa Terceto.
Raga, abbiamo appena fatto la festa a quello che è lo spirito di Ezekiel Prest, l'antagonista principale di Alone in the Dark. Un altro libro. Lo leggiamo e magari lo leggiamo la prossima volta. Anzi, oggi abbiamo fatto un gran bel episodio. Un bel episodio, davvero. Che dire? Spero che il video vi sia piaciuto, vi lascio in descrizione i link del mio canale YouTube ufficiale, il canale Twitch e il resto dei miei social, trovate tutto in descrizione. Se il video vi è piaciuto lasciate un like per supportare questa serie, se non l'avete già fatto iscrivetevi per supportare il canale. Vi mando un abbraccio enorme e con Alone in the Dark, come sempre, ci rivediamo mercoledì. Pyramid Esir, Disable.